Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche disponibili per il lavoro e l'economia del primo semestre 2025. Abbiamo la carta della giustizia, amici dei pesci, direi che è una bella carta. È una carta che ci parla di equilibrio, è una carta che parla anche di regole, certe volte, ma soprattutto è una carta che parla di contratti e in una lettura di lavoro non è male. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente e il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate i link ai 2 corsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra e c'è anche il link per il corso di tarocchi di livello intermedio che partirà a gennaio 2025. Io comunque tutte le promozioni, le novità, inserisco sempre tutto nella descrizione. Voi date un'occhiata e poi per ogni informazione aggiuntiva mi contattate via mail. Bene ragazzi, questa è la quarta lettura per il primo semestre del 2026, le altre tre sono già online, la prima è generale, la seconda è sulla crescita spirituale e la terza è sull'amore e gli affetti. Comunque ve le metto in fondo a questo video. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. 5 di bastoni. Abbiamo un cavaliere di pentacoli, il mago, il diavolo, 4 di spade, fante di pentacoli, e 4 di coppe. Ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, quindi vi darò come dei messaggi spot sciolti e dopodiché vi farò i vari esempi occupati, disoccupati, l'economia, gli investimenti e via dicendo. Allora ragazzi, partiamo da questo 5 di bastoni che indica come un conflitto, un qualche tipo, adesso qui fanno vedere, è rappresentato con un braccio di ferro, no? Come se fosse un gioco. Però comunque è una sfida, è una competizione. Andiamo a vederlo. Allora abbiamo un cavaliere di coppe e un 6 di coppe. Mm. Ehm, il 6 di coppe richiama normalmente qualcuno con cui che si conosce già da un po' e con cui magari si è trascorso anche diverso tempo. Andiamo a vedere il cavaliere. Abbiamo un 7 di bastoni e un cavaliere di pentacoli nuovamente. Ma guardate ragazzi, se fosse in una relazione da diverso tempo, questo potrebbe fare riferimento al fatto che ehm, le cose effettivamente potrebbero andare avanti con calma, mi viene da dire, vedendo questo cavaliere di pentacoli, soprattutto se è una situazione lavorativa con un affetto, quindi con un parente, con un amico, con un partner. Andiamo a vedere il mago.
abbiamo l'appeso, e un 5 di pentacoli. Oh wow, voglio andare a vedere anche il diavolo. Abbiamo un 4 di spade e un 6 di spade. Ho vari riferimenti al passato qui, Anche questo 6 di spade mi richiama le credenze dell'infanzia, le teorie, le ideologie, come vi spiego? Allora, la sensazione è che se avete qualche progetto già in atto con qualche persona per la quale nutrite un affetto, romantico o no, non importa, mm, diciamo che sarà un tema importante questa relazione, questa collaborazione nel primo semestre del 2025. Adesso andiamo a vedere il 4 di spade. Diamanti, sembra quasi doppia, però non lo è. Questa si è fermata così, ragazzi. E la stella. Sento come una mancanza di equilibrio qui, Effettivamente con queste tre carte c'è parecchia lentezza. Andiamo a vedere il fante di pentacoli. Abbiamo la torre. Un 7 di pentacoli e un 7 di spade. Ragazzi, io vi devo mettere in guardia. Poi so che questo è un messaggio che non risuonerà con tutti. Adesso poi andiamo a vedere l'ultima carta e farò gli esempi, diciamo settore per settore. Però soprattutto se avete un progetto, un qualche tipo di competizione, un qualche tipo di anche questione burocratica in sospeso, visto che abbiamo la giustizia, con qualche cugino, fratello, familiare o persona con la quale potrebbe anche essere una persona romantica in effetti, se tipo siete in una fase di accordi pre-matrimoniali o post magari divorzio, sapete, è come se ci fosse, perché si parte da un 5 di bastoni, quindi c'è una qualche zona, diciamo, un po' conflittiva nel prossimo semestre. Sento che questo tipo di situazione potrebbe essere veramente estenuante ad un certo punto, però è come se vi dicessero battete in ritirata, ok? Battete in ritirata un attimo. Avete la torre, 7 di spade, il diavolo, un 4 di spade, 6 di spade, il 5 di pentacoli. E l'appeso. Piuttosto state fermi, andate avanti con cautela. Però è come se questo tipo di situazione vi limitasse proprio tanto, qui con il diavolo. Adesso andiamo a vedere il 4 di coppe. Io non lo so, a me dà l'impressione che qualcuno la stia già vivendo, però siccome è una stesa sui primi 6 mesi del 2025, potrebbe anche manifestarsi nei primi 6 mesi del 2025. Oh, l'imperatrice, che bello. È un 6 di bastoni, ma che bello. Sono contenta per spiegare un 4 di coppe. Mm. È come, ragazzi, è come se fosse un passaggio, quello che dovete affrontare, e voi non vedeste ancora tutta la prosperità e l'abbondanza che vi aspetta. Ehm, Partiamo da chi è senza lavoro. Allora, qui ci sono ottime probabilità nel primo semestre del 2025 di trovare un lavoro che potrebbe anche essere abbastanza
duraturo nel tempo. Ehm, Vi dicono di procedere a piccoli passi, questa sensazione di lentezza ce l'ho un po' per tutte le cose di questo semestre in realtà. Potrebbe essere un lavoro ben remunerato, devo dire, cioè il giusto, però ho come la sensazione ehm, che non sia esattamente quello che poi voi o che vi han venduto o che vi hanno proposto. Scusate. Comunque, diciamo che c'è una forte probabilità di uscire, dai settori disoccupati. Per chi è in occupazione, quindi per chi ha un lavoro dipendente, allora quello che mi viene da dire è, tenete gli occhi aperti. Ho l'idea che dobbiate essere prudenti, perché è come se voi andaste avanti per la vostra traiettoria e doveste parare certi colpi in questo semestre, nei confronti magari dei colleghi, nei confronti di qualcuno intorno a voi. Ehm, è come se foste lasciati un po' da soli ad affrontare il vostro destino e poi venissero ancora a chiedervi aiuto. Cioè, vedo come un... non lo so, non c'è tanta, come vi posso dire, tanto feeling con le persone che vi sono intorno, lavorativamente parlando, intendo. Ehm, Però a parte questo... Ah, sì, una cosa la vedo. Qualcuno potrebbe essere riubicato. Magari cambiano, il reparto, cambiano la zona di riferimento, cambiano la filiale dove siete. Potrebbe non vedo viaggi per adesso, magari succederà nel secondo semestre, però, giusto un riposizionamento, mettiamola così. Dunque, per chi è autonomo, devo dire che le cose vanno, forse siete il settore dove vanno meglio, nel senso che si continua a crescere. So che voi adesso non vi rendete ancora conto di dove state andando perché siete un po' presi da quello che vi succede, diciamo dalla vita quotidiana, dalle distrazioni che potreste avere durante la giornata. Si rompe quello, devo andare lì, mi hai telefonato quel cliente, ipotesi. Però, state facendo un buon lavoro. Credo che si finisce con l'imperatrice, quindi presto vedrete i frutti del vostro lavoro. Allora, ragazzi, parliamo subito di soldi perché c'è un messaggio per tutti. Ehm, Rifate i conti. Rifate i conti di quello che spendete, delle spese che vorreste affrontare, di quello che guadagnate e mi parlano di probabilità. Io non lo so che tipo di probabilità ci siano sul e se perdo lavoro, e se perdo quel cliente, e se mi si rompe la macchina, visto che è vecchiotta e da un po' che non faccio manutenzione. È come se doveste risistemare i conti. Per qualcuno vuol dire tenere le carte in ordine. Abbiamo la giustizia, la burocrazia qui. Quindi può essere che sia necessario risistemare certe cose, soprattutto perché avete un diavolo, un 7 di spade, un 5 di pentacoli. Allora, o può essere un avvertimento a non fare spese pazze, però io ho come la sensazione... Aspettate, datemi una carta per sto 7 di spade. La torre. È come se veniste, perdonate per quello che dico, a me non piace mai dare messaggi troppo
categorici o brutti, e prendetelo sempre con le pinze, però, cioè insomma usate l'elasticità mentale. Ho come la sensazione che potrebbero fregarvi sul lavoro, potrebbero farvi firmare cose vendendovele in un modo e poi in realtà non sono quelle. Quindi, visto che abbiamo la giustizia e c'è aria di contratti, fate attenzione a quello che firmate. Ripeto, si tratta di rivedere i conti, si tratta piuttosto di aspettare, di andare con i piedi di piombo. Avete ben 2 volte il Cavaliere di Pentacoli, avete un appeso. Prendetevi il tempo che vi serve per sistemare le vostre cose, le carte, la burocrazia, i documenti, le firme, tutto quello che dovete sistemare. Ok, io qui ho la sensazione che, eh, allora, soprattutto se vi dovete associare o dovete collaborare con delle società, potrebbero farvi vedere un attivo in bilancio che in realtà non c'è. Questo è un messaggio che mi è arrivato, so che è specifico, però rivedete bene i conti, ok? È come se ci fosse qualche cosa che non torna. Soprattutto se magari sono nuovi progetti che questa persona vi propone e già siete in lotta con questa persona per vederci chiaro sulle cose passate e questa persona magari vi propone qualche cosa di nuovo, un nuovo investimento, ecco, prima di buttarvi, rivedete bene i conti, rivedete bene, insomma, fate molta molta attenzione da questo punto di vista, ok? È come se non si riuscisse a vedere. Attenzione, perché col diavolo e il 6 di spade ci potrebbe essere come. Perché poi anche il 4 è una carta di cecità, questo qua di coppe. E il 6 di spade è una carta che fa riferimento alle credenze limitanti. Siccome il diavolo è una carta che stringe, che costringe, che schiavizza ed è collegata all'ego, ci sono certe ideologie che voi avete che potrebbero indurvi a cascare in certi tranelli, a pensare in un certo modo, anche solo a farvi convincere. Quindi molta precauzione con quello che dovete firmare. Piuttosto fatelo vedere a 2, 3, 4, 10 avvocati. Ok, ragazzi. Parliamo del lato economico. Allora, vi ho già accennato di non fare spese pazze, anzi, ehm, ho la sensazione che qualcuno potrebbe ricevere la promessa di un lavoro e poi ad un certo punto questa cosa non si può più concretizzare. Quindi un altro consiglio che vi posso dare è già di prepararvi il piano B. Se questa cosa non dovesse andare in porto, che cosa faccio? E fate attenzione in questo caso perché potrebbe essere qualcuno che inizia una collaborazione con voi mm, per vedere insomma di che cosa siete capaci e poi in realtà vi frega le idee, vi ruba le idee. Quindi anche lì vi dico così perché c'è un 7 di spade, è la carta del ladro. Siccome abbiamo anche una torre, che è la carta del crollo delle certezze, e un diavolo che mi parla di illeciti, di sotterfugi, con un 5 di denari, che è la carta della perdita economica, della carenza economica, vi metto molto molto in guardia per quello che riguarda le collaborazioni, i furti, piuttosto che le perdite delle chiavi, degli occhiali, le spese pazze, le rotture magari della macchina, insomma è come se ci fosse qualche cosa che non vi aspettate che destabilizzerà il vostro lato economico, ok? Quindi eh, evitate le spese non urgenti, proprio perché insomma in previsione di. Poi se non succede meglio ancora, anzi un consiglio è non fossilizzatevi neanche troppo su questo messaggio che vi ho detto, tenetelo presente ma parcheggiatelo, perché se poi cominciate a pensare oh mamma, che cosa mi succede? Oh mamma, poi succede perché vi sintonizzate su un'energia negativa, ok? Quindi voi prendete il messaggio, poi ok, potrebbe succedermi quello, non è detto,
potrebbe. Quindi antenne dritte, però non mi faccio condizionare troppo, ok? Allora, parliamo di investimenti. Se avete già degli investimenti in atto, allora devo dire che anche qui forse potreste dover metterci un occhio in più. Tutto sommato non andrà male, non andranno male gli investimenti, però ho come la sensazione che potrebbero farvi qualche offerta e anche lì cercate di vederci chiaro, perché è una persona della quale vi fidate, è una persona che conoscete da tempo. Magari non è la persona in sé che vi vuole fregare, ma vi propone questo progetto, questo nuovo investimento perché effettivamente pensa che sia un buon progetto e poi in realtà viene fregata anche questa persona insieme a voi. Ok? Quindi non diamo per scontato che sia per forza l'altro che vi vuole fregare, magari è fregata a sua volta. Però ecco, ragionate sempre con la vostra testa e se vi puzza qualcosa, piuttosto prendete tempo e cercate di vedere le cose da un'altra prospettiva prima di iniziare qualsiasi tipo di movimento. Si è girato di nuovo un 4 di coppe. È come se in questo momento, magari sarà utile rivedere la lettura verso febbraio-marzo, però è come se in questo momento ancora non vi rendeste conto, questa cosa non si vedesse. Va bene ragazzi, andiamo a vedere Osho, che cosa vi vuol dire. Confronto. È un 5 di spade e lo metto proprio sotto questo 5 di bastoni, perché guarda caso anche qua c'è diciamo, un tronco e una canna di bambù. È interessante. Ehm, Questa carta è interessante perché è come se vi dicesse che sì, è vero, sono due specie vegetali, però non si possono paragonare. Cioè sono molto diverse, hanno caratteristiche molto diverse tra di loro, la consistenza, il colore, il come sono fatte, la flessibilità, la duttilità, il profumo, la percentuale di acqua, per esempio. E quindi è come se vi dicesse che non è neanche giusto fare un certo tipo di confronto. Voi avete delle doti, delle caratteristiche e l'altra persona ne ha altre, punto. Non c'è io sono più sveglio, io sono più veloce, piuttosto che non lo so rispetto all'altro, ma io ho questa dote e questa persona ne avrà un'altra, che io non ho. Andiamo a vedere. Si tratta proprio di rimettere l'equilibrio nei piatti della bilancia, no? Cioè, lavorate sul positivo. Che cosa mettete voi sul piatto della bilancia di positivo in questa collaborazione, in questa, magari nella vita lavorativa in generale, e che cosa mette il vostro collaboratore o il partner o l'altra persona dall'altra parte? Qual è il valore aggiunto che ognuna delle parti apporta? Ok. Il koan dice: un'erbaccia è un tesoro e un tesoro è un'erbaccia. Carta bellissima, mi piace un sacco perché a parte che è un po' come se vi dicesse che il punto di vista cambia in base, cioè scusate, quello che si vede cambia in base al punto di vista e qui vi tiro fuori l'appeso. Nel senso che per qualcuno un'erbaccia può essere un tesoro, ok? E di fatto ci sono molte erbe selvatiche che vengono considerate erbacce, che in realtà hanno delle proprietà curative. E un tesoro e un'erbaccia, qua mi viene in mente quando i soldi dividono le famiglie, che perché un tesoro, quindi quello che potrebbe essere i soldi, un'eredità, è un'erbaccia nel senso che può rovinare. Riflettete su questa frase, fatemi sapere che cosa ne pensate, come vi risuona. Se avete piacere potete lasciare un commento. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale.
Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi auguro un inizio 2025 super splendido. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!